Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi di cosa voglio parlarvi? Voglio parlarvi di questo robot aspirapolvere. È un Ecovacs, un Debut T9 AVI, come vedete qui. È un prodotto un po' particolare e prima di sceglierlo ho dovuto fare alcune ricerche. Allora, voglio premettere che non è un video sponsorizzato da Ecovacs, magari, è il prodotto che ho scelto io. E come mai l'ho scelto? Per vari motivi. Perché ci sono delle caratteristiche che mi interessavano molto, il prezzo era molto valido all'epoca, in caso vi lascio all'epoca, si parla di un mese fa, quindi l'ho già utilizzato per un mese, so già come funziona e oggi voglio portarvi i pro e i contro di questo prodotto e spiegarvi anche perché l'ho scelto. Perché questi vogliono essere dei consigli, non una pubblicità, non una vendita, dei consigli. Io adesso voglio comprarmi un robot aspirapolvere, che cosa mi prendo? Andiamo a sentire cosa dicono in rete. Benissimo, io vi dico perché l'ho scelto. Allora, il prodotto si presenta come un solito Ecovacs, perché ne ho già avuto un altro, l'Osmo 920 se non sbaglio, era. Poi sono passato a un robot aspirapolvere economico che poi vi faccio vedere anche per confrontare i vari prodotti, che non mi sono trovato male, è solo che è economico, quindi certe cose non ce le ha per natura, perché altrimenti costerebbe di più. E questo prodotto qui, che adesso vi mostrerò, è un prodotto secondo me ottimo per le mie esigenze, per quello che mi serve. Non ho preso la base di ricarica a parte, la base dove ho la carica del mio robot e in più posso anche svuotare direttamente il contenitore. Non avevo l'esigenza e quindi non l'ho fatto. Bene, andiamo a vedere un attimo il robot aspirapolvere. Questo robot aspirapolvere lava e anche aspira, quindi fa due cose in uno. Lava in modo diverso e come adesso vi faccio vedere qui sotto il video, vedete che ha il panno che vibra fino a 480 volte, vibrando lui riesce a togliere lo sporco più leggero. Non aspettatevi che gratta il pavimento, no, lui pulisce, sempre meglio di un panno che passa e striscia lentamente, mentre qua grattando lui riesce a pulire un po' di più. Bene, viene fornito con la basetta normale, questa qui che va messa qua dietro, eccoci qua, questo è il nostro robot aspirapolvere che ha appena finito di lavorare, adesso vi faccio vedere anche quanto sporco ha raccolto e come si presenta dopo una pulizia di 105 minuti, quindi un'ora e 40, 5. Bene, allora io adesso vado a togliere questo panno qua e qui c'è il mio contenitore, come vedete, dell'acqua. Qui sotto c'è uno strazzetto e un microfibra, lui grattando così pulisce il nostro pavimento. Poi tolgo, se non voglio far lavare, tolgo il mio contenitore dell'acqua e vado a mettere il contenitore, eccoci qua. Bene, quindi adesso arriviamo al dunque. Perché ho scelto questo prodotto? Beh, prima cosa, autonomia elevata. Ho fatto 102 minuti, 105, adesso non mi ricordo, e ancora aveva batteria, quindi un'autonomia non da poco. Per me arriviamo a 120 tranquillamente. Dopo mi serviva che potesse evitare gli ostacoli. E qui davanti abbiamo la telecamera, che ha due funzioni. Prima funzione, evita gli ostacoli. Quindi lui trova, logico il posto deve essere un po' illuminato, altrimenti non li evita, gli va addosso. Evitando gli ostacoli, ci siamo dimenticati a casa il calzino per terra. Mia figlia ha dimenticato l'alimentatore del telefono per terra. Ci sono dei cavi? Bene, lui li rileva e cerca di evitarli. Alla fine del report della pulizia ci dice anche quante volte li hai evitati. Bene, e questa è una seconda cosa. La cosa che più mi premeva era questa. Vedete? Le doppie spazzole. Perché vi dico questo? Allora, questo come avete scritto qui, Aeroforce. Adesso vi faccio vedere magari più da vicino, vedete? C'è scritto Aeroforce. Perché vi evidenzio questa cosa qua? Aeroforce è lo stesso sistema che ha l'e-robot, che è uno dei maggiori produttori e anche tecnologicamente più avanti secondo me. Io ho provato un e-robot con lo svuotamento automatico, eccetera, prodotto favoloso che si aggiorna e fa tutto da solo. Gli hanno dato in concessione questo brevetto, Aeroforce,
E questo, dopo 1 ora e 40 di pulizia, guardate come sono le spazzole. E adesso vi faccio vedere l'altro robot che avevo economico, che non voglio far vedere la marca, così. E queste sono le spazzole dopo un quarto d'ora. Vedete tutti questi capelli qua? Questi si incastrano qui e poi non si tolgono, bisogna togliere con la spazzolina molto lentamente e fare una bella pulizia. Vanno via avanti 10 minuti solo. Ma proprio il discorso che si incastrano qui i capelli, poi si intasano e non aspira più. Bene. Poi, parlando sempre di questo robot, l'ho cambiato perché? Perché non ha il radar e quindi non mi mappa le case, non mi mappa la casa. Quindi se io vado via e dico voglio fare solo la cucina, solo il soggiorno, solo la camera da letto, o il bagno, eccetera, non posso farlo. Devo chiuderlo dentro, accenderlo e via. Mentre con questo, con l'Ecovacs e con altri tanti dispositivi, posso fare tranquillamente la mappatura della casa e quindi di lì vammi a pulire solo il soggiorno, solo la cucina, eccetera. Bene, ma questo ce l'hanno anche altri. A me la cosa che premeva più di tutto era questa doppia spazzola qua, perché ha una qualità di ispirazione veramente eccezionale. Poi abbiamo la telecamera che vi dicevo che evita gli ostacoli, serve anche per, se siamo via di casa, vogliamo monitorare a casa che non ci sia nessuno, funziona proprio da videocamera di videosorveglianza ed è una cosa fantastica. Bene, poi altra cosa da non sottovalutare, sempre nella pulizia, perché infine un robot aspirapolvere cosa deve fare? Deve pulirmi la casa. Mentre io sono via di casa, mentre sono a casa, mi deve aiutare alla pulizia e la pulizia finale deve essere ottima, altrimenti non vale la pena neanche prenderlo. Possiamo accontentarci, come avevo fatto io, del robot aspirapolvere economico spendendo 1/3 di questo, ma non chiediamogli tante cose. Altra cosa che non è da poco, la doppia spazzolina. Come vedete, la doppia spazzolina serve a fare bene i bordi, mentre a me succedeva con tutti gli altri robot, mentre questa pulisce il bordo, viene sparata non so, adesso lo sporco, le briciole, quelle cose là, vengono sparate dall'altra parte e quindi vengono buttate dall'altra parte. Allora, con questa doppia spazzola, quella che viene buttata dall'altra parte viene rimessa in centro per poi essere aspirata, cosa che non è poco. Bene, altra cosa che mi interessava era quella appunto, del lavapavimenti fino a un certo punto, perché quella lì è stata l'ultima cosa che mi ha fatto scegliere questo robot qua, perché oltre a pulire dritto, lui anche vibra e quindi mi aiuta di più. Poi ho la lavapavimenti e quello lì è il passaggio finale. Però magari siamo via di casa e diciamo oh, fai anche la pulizia dei pavimenti, questa settimana non abbiamo tempo, può andare benissimo. Bene, poi autonomia l'abbiamo detta, i contro, adesso vi voglio dire dei contro. Che cos'ha? Questa doppia spazzola qui, e l'avevo riscontrato anche per quanto riguarda l'iRobot, facendo questa pulizia qui, tende a fare un rumore molto strano, è un rumore che come gratta, cioè gratta sulle piastrelle, è un rumore che quando fa le curve, oppure ci sono certe posizioni, si sente questo rumore di sfregamento, ecco, cioè non è che vada a rovinarmi le piastrelle, però c'è questo rumore che è un po' fastidioso. Diciamo che i robot secondo me vanno sempre usati quando siamo via di casa, così non disturbiamo nessuno, cioè non disturbiamo lui che sta lavorando, perché se ci rileva lui cerca di evitarci e va su un'altra stanza, comunque è una funzione che si può togliere, e soprattutto abbiamo comunque una pulizia più precisa secondo me se noi non siamo a casa. Altro contro è questo, l'uscita dell'aria è qui, nei fianchi, quindi quando lui passa spara l'aria fuori di qua, ma se c'è della polvere viene sparata dall'altra parte e magari dove abbiamo già passato con il robot, e quello sarebbe da evitare in modo che l'aria venisse fuori dall'alto, non so neanche io come potrebbero evitare questo. Bene, e adesso cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere l'applicazione, perché anche per questo l'ho preso, perché ha un'applicazione veramente fantastica. Andiamo sull'applicazione Ecovacs, che è questa qui, e questo è il report di come ha pulito la casa. Vedete come ha pulito? È una cosa eccezionale, cioè non ha lasciato un puntino indietro, eccezionale veramente, e secondo me qua c'è la qualità, c'è veramente tanta qualità.
Allora, dall'applicazione possiamo fare tante cose. Allora, qui in alto dove vedete quel simbolo della telecamera, lì possiamo fare il video, quindi controllare a casa che non ci sia qualcun altro. Poi abbiamo il 3D, per vedere la mappa in 3D, adesso vi faccio vedere magari se me la fa vedere. Io non l'ho creata perché si può creare, devi mettere dentro tutti i tuoi mobili, eccetera, eccetera. Ma magari non lo facciamo. E possiamo andare a fare la pulizia automatica e anche qui possiamo farla personalizzata, eccetera. Possiamo andare a modificare la mappa, quindi associare, se lui rileva due stanze divise, possiamo farla l'associazione e farla diventare una stanza unica. Quella visualizza modifica mappa. Possiamo mettere anche il nome della stanza, il simbolo, eccetera, come avete visto che ho fatto io. Ma quelle sono cose che hanno quasi tutti i nostri robot aspirapolvere di oggi. Area, possiamo dirgli, ok, vai a pulirmi solo quell'area là, vedete quei numeri là per uno, pulizia e lavaggio. Lì possiamo personalizzare ognuno come vuole, possiamo dirgli parti dalla camera da letto, vammi in soggiorno poi in camera, in questo caso della Noemi o di Giosuè che sono i miei figli, il bagno, l'ufficio, eccetera. Oppure posso dirgli no, fammi un altro percorso, posso dirgli quante volte pulirmi la stanza, quanta acqua mettere nel lavaggio e la potenza di aspirazione, quindi possiamo personalizzarlo in qualsiasi modo. Molto bene. Poi, altra cosa che possiamo fare su questa mappa è quella del... Scusate, sono andato fuori. Adesso mi dice che è offline perché l'ho spento, perché altrimenti quando lo giro non va bene. È quello di fare la seconda mappa. Come si fa a creare la seconda mappa? Allora, quando andate a creare la seconda mappa, perché io non l'ho trovato da nessuna parte come fare, ho dovuto chiedere l'assistenza, dovete spegnere il vostro robot, portare giù la base, portarla giù, portarla su, dipende dove volete fare la seconda mappa, potete fare fino a 3 piani, e accenderla alla base di ricarica, dovete metterla sulla corrente, accendere il robottino e far partire la pulizia automatica. Da lì lui parte e inizia a rimappare la vostra casa. Poi salvate la mappa e viene messo secondo piano, oppure potete nominarla come volete. Bene, questo era giusto per dirvi come fare la seconda mappa, perché nessuno lo spiega. Bene signori, vi mostro solamente quanto sporco ha tirato su. Io l'avevo pulito anche ieri la casa e guardate polvere che riesce ad aspirare. Ha passato il tappeto, ci sono i capelli, ci sono tutto quello che può trovare su una casa. Me l'avevo fatta ieri la casa, la pulizia della casa, e ne aveva trovata molto di più. Quindi per dire quanta polvere, quanta cose si accumulano e quanto loro, i robot che hanno più pazienza di noi che puliamo solo dove vediamo lo sporco, riescono ad aspirare. È veramente una cosa che c'è una differenza enorme. Guardate polvere che ci sarebbe in casa che viene tolta. E sono sicuro che se domani facciamo un altro passaggio ce ne sarà altrettanta, perché si accumula, siamo in 5 in famiglia, quindi di polvere ce n'è, di passaggio di persone ce n'è e anche di vestiti. Bene, dentro trovate, allora qui è dove viene messa il nostro contenitore, noi lo appoggiamo qua, chiudiamo, qui c'è l'accensione appunto che vi dicevo prima per spegnere, per fare la seconda mappa, il tasto per il wifi, questo è lo spazzolino per pulire, ma credetemi, lo userete molto di rado, perché per me non va usato, visto che le spazzole comunque solo per pulire un po' il nostro contenitore della polvere. Qui chiudo, questa è la nostra torretta laser per fare la mappatura della casa. Qua ci sono tutti i sensori che servono per non far cadere il nostro aspirapolvere dalle scale, come vedete nel video adesso che le sta evitando, guardate, eccoci qua. E poi per il resto i robot aspirapolvere siamo tutti là. Era giusto per portarvi perché ho scelto questo. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale per cortesia, vedo tante visualizzazioni ma pochi iscritti, non costa nulla, basta premere iscriviti e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.